Ciao a tutti, proseguiamo con le lettere dell'alfabeto, come dico sempre le alternerò con altri lavori per prendermi il tempo di montare i video perché in realtà ho già realizzato tutte le lettere, vi chiedo solo un po' di pazienza. L'alfabeto è stato pensato per essere attaccato alla porta della camera dei bambini mettendo dietro semplicemente dello scotch biadesivo. Se vi viene qualche altra idea per attaccarlo scrivetemelo nei commenti. Vi do un'altra idea, per esempio una singola lettera può essere utilizzata come portachiavi. Fatemi sapere se ne avete fatto usi diversi da quelli che vi ho detto io. Ogni lettera è alta 12 cm con 32 punti lavorati e larga 8 cm con 22 punti lavorati. Quindi calcolando che la porta di una camera è di 80 cm, 9 lettere ci entrano benissimo. Poi se nel nome c'è la lettera I si può arrivare anche a 10. Naturalmente per nomi doppi dovete dividerli in due. Per questo lavoro ho utilizzato un filo di cotone e un uncinetto da 2 mm. Anche in questo caso credo di avervi detto tutto, quindi andiamo a vedere come realizzare la lettera Z. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Inizio facendo un cappietto e nella prima riga vado a fare 22 catenelle. Ora nella riga 2 faccio una catenella, entro nel secondo punto e vado a fare 22 maglie basse. Dalla riga 3 alla riga 7 vado a ripetere lo stesso procedimento, quindi una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 22 maglie basse. Dovrò avere un totale di 6 righe lavorate con una catenella e 22 maglie basse. Nella riga 8 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nella riga 9 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e vado a fare un aumento, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, 1 e 2. Proseguo facendo 3 maglie basse, 1, 2, 3 e una riduzione. Entro nel primo punto e prendo il filo. Entro nel secondo punto, prendo il filo e chiudo tutte e tre le asole insieme. Nella riga 10 faccio una catenella, giro il lavoro e inizio con una riduzione. Entro nel secondo punto e faccio la prima riduzione. Proseguo con 3 maglie basse e termino con un aumento.
una e due. Da adesso in poi, nelle prossime righe, vado ad alternare queste due righe che ho appena fatto. Quindi faccio una catenella. Se avevo terminato con un aumento, inizio con un aumento. Faccio 3 maglie basse. E termino con una riduzione. Ora ho terminato con una riduzione, quindi riparto con la riduzione. Faccio una catenella, giro il lavoro e parto con la riduzione. 3 maglie basse. E termino con un aumento. Se ho terminato con l'aumento, vado a ripartire con l'aumento. Una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e faccio un aumento. 3 maglie basse. E una riduzione. Proseguo questo procedimento fino alla riga 24. Ricordatevi sempre è un aumento, 3 catenelle, una riduzione o viceversa. Una riduzione, 3 catenelle, un aumento, 3 catenelle, una riduzione, 3 catenelle, un aumento e proseguo fino alla riga 24. Così facendo, da questo lato devo avere tutte riduzioni, così si creerà l'inclinazione della Z e da questo lato devo avere tutti aumenti e al centro devo avere sempre 3 maglie basse. Ora vado a fare la parte finale della Z, quindi nella riga 25 faccio una catenella, giro il lavoro, entro nel secondo punto e faccio 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ora nella riga 26 faccio una catenella, giro il lavoro e nei primi punti vado a fare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ora vado a fare 16 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non vi preoccupate se incontrate un nodino perché tanto lo andremo a nascondere all'interno dell'imbottitura. 14, 15 e 16. Quindi dalla riga 27 alla riga 32 per 6 righe faccio una catenella, giro il lavoro e vado a fare 22 maglie basse. Le prime maglie basse che faccio sulle catenelle le faccio entrando al centro della catenella.
Finite le catenelle, entro nell'intero punto. Terminate le righe, faccio una catenella di sicurezza, taglio, stringo e la Z è completata. Io ne ho già fatta un'altra. E ora le vado ad unire con un giro di maglie basse. Le fermo prima con dei marcatori . Quindi faccio un cappietto, entro con l'uncinetto nel primo punto della prima lettera, esco nel primo punto della seconda lettera, prendo il cappietto e lo faccio passare. Faccio una catenella, entro di nuovo nel primo punto e faccio una maglia bassa. Proseguo entrando nel secondo punto della prima lettera ed uscendo nel secondo punto della seconda lettera e facendo un'altra maglia bassa. Proseguo così per tutto il giro. Arrivata all'angolo, se piega all'esterno, vado a fare 3 maglie basse nello stesso punto. Se l'angolo piega all'interno, faccio una maglia bassa e proseguo. Arrivata qui, inizio ad imbottire e proseguo con le maglie basse. Terminato il giro, chiudo con una maglia bassissima, faccio una catenella di sicurezza e taglio, stringo e vado a nascondere il filo all'interno del lavoro. Il tutorial è finito, se volete ci vediamo lunedì prossimo. Ciao!